Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo di un attrezzo che è diventato ormai irrinunciabile nella mia pratica. Si tratta della siringa automatica di derivazione veterinaria che ci permette di fare il priming in bottiglia in modo preciso e veloce. È un attrezzo molto semplice e piccolo, ma che ci permette di migliorare la qualità delle nostre birre, e vedremo perché. Ma prima, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo cliccando su iscriviti e accanto sulla campanella in modo da attivare le notifiche per rimanere aggiornati quando usciranno i prossimi contenuti. Quando ho iniziato a birrificare in casa, ero solito fare un travaso il giorno dell'imbottigliamento, in modo da poter separare la birra pulita dai fondi di lievito, e questo mi permetteva di poter aggiungere la soluzione di priming direttamente nel secondo fermentatore. Bastava poi mescolare lentamente ogni tanto per uniformare gli zuccheri aggiunti e subito dopo si imbottigliava. Nell'ottica di ridurre il più possibile l'ossidazione della birra finita, che ne comporta una rapida perdita di freschezza e di durata, bisognerebbe evitare questo travaso. Su alcuni stili di birra in realtà penso che non sia poi così dannoso, ma su molti lo è, come birre chiare, basse fermentazioni, birre dal basso grado alcolico e birre luppolate. In fin dei conti, imbottigliare dal fermentatore primario è fattibile se si opera in modo corretto e delicato. Con un semplice sifone siamo in grado di prelevare birra limpida e lasciare il lievito indisturbato nel fondo. E anche se dovesse passare un po' di lievito nelle ultime bottiglie, il passaggio in frigo farà il resto. In questo caso però non possiamo aggiungere e mescolare la soluzione di priming per la rifermentazione direttamente nel fermentatore primario. Questa andrebbe aggiunta in bottiglia. Esistono dei misurini dosatori per aggiungere lo zucchero in bottiglia, con diverse scale in base al grado di carbonazione desiderata, ma oltre a offrire poca personalizzazione, questa operazione è molto poco precisa, perché ogni misurino deve essere riempito il giusto, e in base anche al formato di bottiglia è facile sbagliare. Inoltre manca la possibilità di aggiungere il lievito da rifermentazione, che secondo me è essenziale sempre nell'ottica per ridurre al minimo l'ossidazione, perché con il lievito da rifermentazione che aggiungiamo noi, già pronto in forma, la rifermentazione parte subito e si completa in appena 2-3 giorni, consumando parte dell'ossigeno che rimane in bottiglia, contro le 2-3 settimane di rifermentazione richiesta con il lievito primario già presente nella birra, quindi significa lasciare la birra molti più giorni a contatto con l'ossigeno. Per aggiungere quindi sia lo zucchero che il lievito dobbiamo preparare una soluzione di priming. Di questo ne ho già parlato nel video su priming e carbonazione, e se non avete ancora visto vi invito di andare a guardare. Appena la soluzione di priming è pronta, non resta che distribuirla in maniera uniforme nelle bottiglie. Potete farlo con qualsiasi siringa in modo manuale, ma l'attrezzo più pratico, veloce per lo scopo è la siringa automatica, detta anche vaccinapolli perché nasce appunto in ambito veterinario. Se ne trovano tanti modelli, io ho avuto anche questa tipologia, ma mi sono trovato male perché si è bloccata dopo poco tempo, non so il perché, ma non è più fluida ed è diventata inutilizzabile. Sono passato poi a questo modello in metallo, che è anche più facile da pulire e mantenere sanitizzata, anche se ci sono delle parti che non sono propriamente in acciaio. Con la siringa trovate 2 bottigliette, guarnizioni e molle di ricambio, i tubicini per il risucchio della soluzione e gli aghi che non ci serviranno. È importante, prima e soprattutto dopo l'uso, detergere e sanificare bene la siringa in ogni suo componente. La siringa è composta da varie parti. Fate attenzione quando la smontate per pulirla perché se montate le guarnizioni che fungono da valvola, al contrario, la siringa può non funzionare più. In punta ci sono 2 estremità. Quella laterale da cui entra la soluzione di priming, questa ha l'innesto per il tubo che va alla bottiglietta. Svitando il terminale vedete come va inserita anche la guarnizione e la molla sopra. Il terminale in punta invece è quello da dove esce la soluzione. Qui è fatto per connettere gli aghi, che per il nostro scopo però non serviranno. Anche qui c'è una guarnizione che fa da valvola, ma è posizionata all'opposto con la parte lunga orientata verso la punta e anche la molla è di dimensioni diverse. Svitando queste 2 viti sbloccate lo stantuffo.
Purtroppo lo stantuffo non è in acciaio ma in metallo cromato. Nel mio si è rimossa parte della cromatura. Non so se è dipeso da qualche errore o da un uso improprio di sanitizzanti, ma il tatto comunque è rimasto liscio, non vengono via altre parti, per cui la sto usando così. Una volta aperta in tutti i suoi pezzi potete lavarla con saponi detergenti, sanificanti, niente candeggino ovviamente. Non è necessario secondo me andarci pesante con i sanitizzanti. Una volta rimontata, io riempio la bottiglia con la soluzione sanificante e faccio qualche spruzzo per farla arrivare in tutte le sue parti. Questo modello è quello da 5 ml. Ci sono tacche da 1 e da mezzo millilitro. Tra queste bisogna andare a occhio, ma se preparate la soluzione in modo che la quantità combacia con le tacche, avete risolto. Per regolare la quantità di soluzione che verrà iniettata dovete svitare questa rondella che blocca la regolazione e poi avvitare e svitare lo stantuffo. Selezionate il volume che volete, avvitate di nuovo la rondella per bloccare la regolazione. Fate uscire prima l'aria dallo stantuffo e poi potete erogare. La bottiglietta è piccola, potreste avere la necessità di ricaricarla più volte. Fate attenzione perché quando si sta per svuotare comincia a richiamare aria, quindi rischiate di iniettare non più la soluzione indicata, ma una quantità inferiore per l'aria che è entrata. In alternativa, se usate il tubo più lungo potete prelevare direttamente da un contenitore più grande tutta la soluzione. Se siete curiosi di sapere se la soluzione erogata è precisa e soprattutto stabile e riproducibile, ho fatto un semplice test con una bilancia di precisione. Ho settato la siringa a occhio a 4 ml circa e ho pesato il liquido che in questo caso è acqua e ogni spruzzo, come potete vedere, ho registrato valori prossimi a 4, con uno scarto di più o meno 0,10 ml, che corrisponde a una variazione del 2,5%. A mio parere questo livello di precisione è assolutamente più che sufficiente per avere una carbonazione uguale e ben distribuita su tutte le bottiglie. Una differenza del 2,5% è totalmente irrilevante. Quindi su questo punto mi sento di promuovere questa siringa. Se avete acquistato questa siringa da poco o se state valutando di farlo, vi consiglio di fare delle prove con acqua per prenderci un po' la mano, perché in questa fase poi all'atto pratico sarebbe meglio non perdere tempo in intoppi vari e andare spediti, perché la soluzione di priming con zucchero, se aggiungete il lievito, può iniziare a fermentare se aspettate troppo tempo, vanificando la produzione di CO2 utile esclusivamente alla carbonazione. Quindi una volta reidratato il lievito, riempite tutte le bottiglie in serie e subito dopo, senza alcuna pausa, riempite le bottiglie con la birra e tappatele. La siringa una volta usata va lavata subito, perché la soluzione di priming è un concentrato di zucchero ed è molto appiccicosa. Quindi dovete nuovamente smontarla in tutti i suoi pezzi, lavarla con spugne e scovolini con detergenti vari, io uso il sapone per piatti, e poi sciacquate bene. Potete far circolare la soluzione detergente anche dentro la siringa stessa. Dopo aver sciacquato non rimontatela, ma lasciate tutti i pezzi asciugare bene, perché qualsiasi fonte di umidità all'interno della siringa chiusa può far crescere muffe e microrganismi indesiderati. Non sapendo inoltre se alcune parti siano o meno in acciaio, se dovesse rimanere bagnata potrebbe formare anche ruggine. Unica critica che mi sento fare su questo prodotto è il metallo cromato di cui sono composte molte sue parti. Avrei preferito che fosse fatta interamente in acciaio inox. Comunque trattandolo in modo corretto non si dovrebbe rovinare o venir via il rivestimento cromato. Ad oggi l'ho usata circa 20 volte, se dovesse rovinarsi penso che riprenderò lo stesso modello, perché non ho trovato modelli interamente in acciaio ed escluderei quelli in plastica. Spero vi sia piaciuto questo video e spero di avervi detto tutto il necessario per conoscere e saper utilizzare questo strumento. Come già detto, se volete approfondire il tema del priming e della carbonazione o se volete conoscere come calcolare le corrette quantità di acqua, zucchero e lievito, vi consiglio di andare a guardare il mio video sull'argomento, di cui vi lascio anche il link in descrizione. Se vi è rimasto qualche dubbio o domanda, chiedetemi pure nei commenti. Voi invece utilizzate o avete già utilizzato questo tipo di siringhe? Come vi siete trovati? Se siete arrivati fin qua vi ringrazio, se potete lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al canale. Ci vediamo al prossimo video.